Io amo la grammatica e sul mio canale troverete centinaia di video sulla grammatica italiana. Mi piace studiarla, approfondirla, capire tutte le regole e eccezioni. Ma ne vale la pena? E il vocabolario? Ha senso memorizzare una lista di parole? Lascia che ti dia alcuni consigli oggi. Ciao, io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Insegno la mia bellissima lingua da ormai 7 anni e in 7 anni non solo ho insegnato tanto, ma ho anche imparato tanto sui metodi di insegnamento e apprendimento più efficaci. Poi certo, ogni studente è diverso, quindi uno studente può avere un metodo di studio e di apprendimento diverso da un altro. Ma nel video di oggi cercherò di darti alcuni consigli generali per imparare la mia lingua in un modo più naturale, ma soprattutto in contesto. Iniziamo dalla grammatica e poi passiamo al vocabolario. Come ti ho già detto, io amo la grammatica e in italiano, ma anche nelle altre lingue mi piace sedermi, aprire il libro di grammatica, leggere le regole, capirle, approfondirle. E secondo me la grammatica è una parte importantissima di una lingua, soprattutto se tu hai il desiderio di parlare in modo naturale ed essere credibile quando parli in italiano. E anche avere una grammatica corretta ti aiuterà a sembrare più credibile agli occhi degli italiani, ma anche stringere dei rapporti di amicizia più intensi. Secondo me non c'è cosa più bella di sentir parlare uno straniero che ha una grammatica perfetta in italiano. Raggiungere la perfezione è molto difficile, ci vogliono anni, però questo per te deve essere una motivazione, quindi studiare la grammatica per te deve essere una motivazione per sembrare più credibile, più naturale quando parli in italiano. Devi sapere che è un processo che richiede tempo, però non preoccuparti. Però studiare la grammatica da un libro, dai miei video su YouTube è abbastanza? Beh, è un ottimo punto di partenza. Per esempio, tu puoi guardare un mio video su YouTube, per esempio il video sulle preposizioni. Nel mio video tu imparerai che usiamo la preposizione a con le città e la preposizione in con i paesi. Poi magari prendi alcuni appunti, fai degli esercizi e poi hai imparato la grammatica? Sì e no. Questo perché ricorda che una lingua non è solo conoscenza, ma una lingua è anche pratica. Se tu non metti in pratica le regole di grammatica che hai imparato, le dimenticherai il giorno dopo. Quindi qual è il mio consiglio? Beh, il mio consiglio prima di tutto è quello di osservare. Questa è una cosa molto importante che pochi studenti fanno. Tu mettiamo che hai studiato un argomento di grammatica, le preposizioni. Poi leggi un articolo di giornale in italiano, guardi un video di uno youtuber italiano, guardi una serie TV. Come puoi applicare la conoscenza delle preposizioni alla cosa che stai facendo? Beh, osserva. Se nell'articolo che stai leggendo o nella serie TV usano la preposizione a, osserva, ascolta e chiediti: perché stanno usando la preposizione a? Per quale motivo usiamo questa preposizione e non in? Prenditi il tuo tempo. Facendo questo, la tua mente si darà una spiegazione del motivo per cui usiamo a con le città e in con i paesi. Quindi se tu continui ad osservare questa regola grammaticale per 2-3 settimane, probabilmente questa diventerà naturale per te. E quindi quando dovrai parlare non sarà più necessario pensare a con le città, in con i paesi, perché sarà diventato naturale, perché tu ti sei esposto a quell'argomento grammaticale per tanto tempo. Un altro metodo molto utile è un metodo al contrario, quindi un metodo deduttivo. Ed è questo proprio il metodo che io uso nel mio nuovo corso di italiano, Italiano Vero. Quindi nel mio corso usiamo questo metodo deduttivo, cioè nella prima lezione ascoltiamo un dialogo registrato da nativi italiani o leggiamo un paragrafo. E qui nel dialogo, nel paragrafo, tu ti esporrai in modo naturale all'argomento grammaticale e di vocabolario dell'unità.
Poi c'è una lezione di grammatica e nella lezione di grammatica io ti spiegherò le regole grammaticali usando gli esempi del dialogo o del paragrafo. In questo modo tu nella prima lezione già inizierai a pensare a quali potrebbero essere le regole. Per esempio, se nel dialogo c'è la frase "mentre mia mamma cucinava, hanno bussato alla porta". Qui tu puoi già iniziare a pensare, perché usiamo l'imperfetto e poi il passato prossimo? Quando usiamo l'imperfetto e quando usiamo il passato prossimo? Quindi ti stai già esponendo in modo naturale e in contesto all'argomento di grammatica. Poi nella lezione di grammatica ti spiegherò effettivamente le regole, però per te sarà già più facile capirle, perché sei già stato esposto a quell'argomento grammaticale nel dialogo o nel paragrafo. Infatti nel mio corso troverai per ogni unità 5 lezioni, una lezione di esposizione con un dialogo o un paragrafo, poi una lezione di grammatica, una di vocabolario, una lezione di cultura e per finire una lezione in diretta alla settimana. Italiano Vero è un corso di 15 settimane, diviso in 12 unità più 3 unità di pausa e ripasso. Tutti i video del corso hanno i sottotitoli in 3 lingue, italiano, inglese e spagnolo. Ci sono tantissimi esercizi, tantissimi video e tantissimo materiale super utile per migliorare in italiano. Ti ricordo che il corso è aperto alle iscrizioni da oggi per solo una settimana. Quindi se vuoi iscriverti al corso puoi farlo ora cliccando sul link qui sotto in descrizione. Spero di vederti subito in classe. Ma adesso andiamo avanti e torniamo all'argomento principale del video e passiamo al vocabolario. Memorizzare una lunga lista di parole non è sufficiente. Tu sì, potresti anche memorizzarle, ma sapresti usare queste parole in contesto? Beh, qui il discorso è sempre lo stesso. La conoscenza non è abbastanza. Dobbiamo pensare alla pratica. Per esempio, mettiamo che voi state leggendo un libro e c'è una parola che non conoscete. Vi leggo una frase tratta dal mio ebook Estate Italiana. La frase è questa: finalmente entro in acqua. È così limpida che si vedono sassi e conchiglie sul fondo. Per esempio, tu non conosci la parola limpida. Beh, non è un problema, cerchiamo di capire cosa significa dal contesto. Finalmente entro in acqua, quindi probabilmente limpida è un aggettivo e si riferisce alla parola acqua. L'acqua è così limpida che si vedono sassi e conchiglie sul fondo, quindi il fondo del mare. Quindi cosa significa limpida? Beh, limpida significa che l'acqua è trasparente, perché io posso vedere che cosa c'è sul fondo, quindi quell'acqua del mare è trasparente. Ovviamente questo non funziona tutte le volte, però è un ottimo punto di partenza, perché se tu riesci a dedurre da solo il significato di una parola, sarà molto più facile per te ricordare quella parola. E poi scrivila sul tuo quaderno, aggiungila a Quizlet, un'applicazione che io uso sempre per memorizzare le parole. E poi magari scrivi una frase con quella parola, associala a una situazione, così sarà più facile ricordare il significato, perché ricorda, le nostre menti lavorano molto sui ricordi. Quindi se tu crei una frase, una situazione con quella parola, sarà più facile ricordarla perché sarà associata a un ricordo. E poi ritorna sempre sulle parole che stai imparando, perché solo in questo modo le memorizzerai. Quindi per finire questo video io voglio dirti una cosa importante: osserva. Analizza. Ricorda che il tuo studio dell'italiano inizia quando hai finito di studiare. Cioè, quando tu finisci di studiare una regola di grammatica, è lì che inizia il tuo studio vero. Perché lì inizi a applicare la regola, essere consapevole della regola e ascoltarla quando guardi una serie TV o un video, iniziare a usarla nella tua conversazione, rendere questa regola grammaticale naturale. E questo lo studio più importante, non soltanto quello che facciamo sul libro. Studiare la regola, una parola, è solo una preparazione.
Poi quando inizierai ad usare quella regola, quella parola, quell'espressione, allora quella è la parte più importante dell'apprendimento. Sei d'accordo con me? Che cosa ne pensi? Se questo video però ti è piaciuto e ti ha dato la giusta motivazione, lascia un bel mi piace e non dimenticarti anche di iscriverti al canale per non perdere tutti i video futuri. E ti ricordo che se stai guardando questo video adesso che è uscito, il mio corso Italiano Vero è aperto per le iscrizioni. Quindi clicca sul link qui sotto in descrizione per iscriverti e iniziare a imparare l'italiano vero, l'italiano che parliamo noi in Italia. Noi ci vediamo nel prossimo video. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!